Questo pollo con paprika è un piatto fantastico, con questo sughetto poi è veramente la fine del mondo. Vediamo insieme come l'ho preparato. Per fare questa ricetta puoi utilizzare qualsiasi pezzo di pollo. Io qui ho delle sovraccosce disossate, puoi usare il petto di pollo o qualsiasi altra parte. Ciascuna la taglio in 3 o 4 pezzi più o meno di questa dimensione. Io preferisco le sovraccosce perché non sono così magre come il petto di pollo e quindi vengono più saporite. Metto in padella un abbondante giro d'olio e poi accendo il fuoco alto sotto la padella. Quando l'olio è ben caldo metti il pollo. Metto il paraschizzi perché dobbiamo far rosolare il pollo a fuoco vivace. Mentre cuoce il pollo preparo anche un po' di brodo. Se hai del brodo già fatto meglio, io invece utilizzerò semplicemente del dado. Bene, il pollo è rosolato al punto giusto, per cui lo levo e lo tengo da parte. Adesso aggiungo la paprika, puoi utilizzare quella dolce o quella forte come preferisci. Non l'ho aggiunta prima perché la paprika non deve stare a contatto con il fuoco diretto perché diventa amara. Quindi bisogna sempre usarla in presenza di un po' di liquido. Nella fase di rosolatura quindi sarebbe diventata amara. Ti consiglio di abbondare perché è veramente buona. Bene, adesso metto il pollo a riposare e ci occupiamo delle cipolle. Devi prendere delle cipolle, tante cipolle, devono essere almeno pari al peso del pollo che hai messo. Taglio a metà e pulisco tutte le cipolle. Le affetto anche in maniera abbastanza grossolana, non importa affettarle troppo sottili. Adesso che ho finito di tagliare la cipolla, vado a metterla in padella. Ti potrà sembrare che questa cipolla è tanta, effettivamente è tanta, ma si ridurrà molto presto. Metto sul fuoco un po' di acqua per preparare del riso che si accompagnerà perfettamente con il nostro pollo alla paprika. Quando la cipolla comincia a imbiondirsi puoi aggiungere la paprika. Anche qui puoi abbondare, mescola bene, poi prima che la paprika inizi a bruciarsi aggiungi il brodo. Lascia cuocere ancora almeno 5 minuti. Passati 5 minuti leva le cipolle dal fuoco e poi trasferiscile nel bicchiere del mixer. Poi frulla tutto, eventualmente aiutandoti con un po' di brodo. Se vuoi essere sicuro che la salsa venga densa, puoi aggiungere un cucchiaino di maizena, ma penso che non ce ne dovrebbe nemmeno essere bisogno. Adesso puoi rimettere la salsa frullata nel tegame e poi riprendiamo il pollo e lo riaggiungiamo alla salsa. Devi soltanto portare a cottura il pollo e lasciare insaporire tutto quanto. Nel frattempo posso anche mettere il riso a bollire. Per la decorazione del piatto prendo un po' di erba cipollina e la taglio finemente, senza tagliarsi le dita possibilmente. Se questa ricetta ti piace non dimenticarti di lasciare un mi piace a questo video, grazie. Il pollo alla paprika è pronto. Adesso lo mettiamo nel piatto ho già messo un po' di riso, metto dei pezzi di pollo e poi questa magnifica salsina che è veramente uno spettacolo. Finiamo con un po' di erba cipollina ed ecco un piatto veramente straordinario. Puoi servire questo pollo alla paprika anche con il purè di patate o con della polenta, in ogni caso sarà un piatto veramente unico. Un altro fantastico piatto è il chili con carne, di origine messicana ma sempre a base di paprika. E se vuoi vedere altre ricette come questa iscriviti al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!